Dal 14 ottobre 2025 Microsoft non rilascerà più aggiornamenti e patch di sicurezza per il sistema operativo Windows 10. Mentre per i computer moderni il passaggio a Windows 11 è praticamente automatico con gli aggiornamenti di Windows, per i computer che hanno qualche anno sulle spalle il processo potrebbe essere un po' difficoltoso. Microsoft infatti ha introdotto dei requisiti hardware minimi per installare Windows 11, per cui se hai un computer con un processore abbastanza vecchiotto o non hai un TPM 3.0 non puoi installare Windows 11. Ma esistono due modi per farlo, segui questo video fino alla fine e ti spiegherò come fare. Con il primo metodo andremo a installare Windows 11 su un PC che ha già Windows 10 e in cui vorremmo mantenere sia i programmi che sono già installati sia tutti i dati dell'utente. Con il secondo metodo ti spiegherò come andare a installare Windows 11 facendo un'installazione pulita, andando quindi a cancellare tutti i dati, tutti i programmi e il vecchio sistema operativo Windows 10. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come si fa. Eccoci qui ragazzi con il mio vecchio computer, è un PC del 2011, quindi ha ben 14 anni di anzianità. Quando l'ho comprato comunque era un signor computer, scheda madre Asus, quindi di marca. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche. Abbiamo una CPU che è un Intel i7 di seconda generazione con i suoi bei 4 core e 8 processori logici. Abbiamo 32 GB di RAM, abbiamo un disco SSD della Samsung e abbiamo anche una scheda grafica accelerata, anche se non di ultimissima generazione. Quindi per l'utilizzo casalingo d'ufficio va più che bene. È un vero peccato non riuscire ad aggiornare questo PC. Allora, prima di tutto andiamo a vedere se effettivamente non è aggiornabile a Windows 11. Per farlo clicchiamo su Start, andiamo su Impostazioni, Aggiornamento e sicurezza e vediamo la scritta Preparati per Windows 11. Qui sulla destra c'è un link, verifica i requisiti hardware. Facendo clic su questo link veniamo reindirizzati a questo sito, poi magari vi posto il link nei commenti. Attraverso questo sito andremo a scaricare l'app di controllo integrità del PC, ovvero questo link qui. Io l'ho già fatto, ho installato questa app e andiamo ad eseguirla. L'app è questa con il cuoricino azzurro, controllo integrità del PC. E qui mi dice introduzione a Windows 11, controlla se il PC soddisfa i requisiti di sistema. Clicchiamo su controlla ora e notiamo infatti che questo PC non soddisfa attualmente i requisiti per tre motivi. Beh, il primo motivo è perché deve supportare la via protetto, in realtà questa è un'impostazione del BIOS che si potrebbe andare a cambiare, quindi diciamo non è una cosa così stringente. Andiamo a vedere invece il secondo e il terzo prerequisito. Il secondo dice il TPM2 deve essere supportato e abilitato, quindi essendo una cosa hardware il computer non ce l'ha, si potrebbe anche aggiungere eventualmente come componente, però attualmente non c'è. Ma soprattutto la terza condizione è quella più stringente, il processore non è attualmente supportato per Windows 11, non si capisce perché comunque è un processore che ha ancora qualcosa da dire, insomma, nonostante l'età. Per cui io in questa situazione non potrei aggiornare il sistema da Windows 10 a Windows 11. Andiamo a vedere quindi il primo metodo per farlo mantenendo tutti i programmi installati e tutti i dati dell'utente. In questo caso abbiamo installato un programma che si chiama Notepad, semplicemente un editor di testo, abbiamo un file sul desktop, leggimi, e abbiamo due immagini, due sfondi qui che vorremmo mantenere. Ecco, facciamo finta che questi siano tutti i miei dati. Andiamo a vedere come fare ad aggiornare questo computer mantenendo quindi dati e programmi installati. Andiamo quindi su internet e andiamo a cercare Windows 11 Media Creation Tool, ovvero il tool che ci permette di creare una chiavetta con all'interno il sistema operativo. Scarica Windows 11, andiamo qui, scendiamo fino a crea il supporto di installazione per Windows 11, quindi questo link qui, scarica ora, eseguiamo il nostro tool, inseriamo una chiavetta USB, attendiamo le operazioni preliminari, andremo quindi a creare una chiavetta con all'interno il software di installazione. Andiamo avanti, ok, qui lasciamo la lingua italiano, edizione Windows 11, avanti, sceglieremo unità flash USB, avanti, e andiamo a selezionare la lettera corrispondente alla nostra chiavetta, in questo caso D. Clicchiamo avanti
e attendiamo che la procedura vada a creare la mia chiavetta di installazione. Ok, ora l'unità flash USB è pronta, clicchiamo su Fine e abbiamo la nostra chiavetta pronta. Prima di iniziare l'installazione, due cose fondamentali. Prima di tutto andiamo a verificare su impostazioni, aggiornamenti e sicurezza di non avere aggiornamenti di Windows 10 pendenti, perché altrimenti la procedura di aggiornamento Windows 11 potrebbe interrompersi. In questo caso non ci sono aggiornamenti da installare e quindi va bene così. La seconda cosa che dovrete fare è andare a scollegare il cavo di rete dal computer. Questo perché altrimenti non riuscirete a fare l'installazione offline, ovvero Microsoft vi chiederà per forza di utilizzare un account Microsoft per accedere al computer. Se quindi volete andare a crearvi un utente vostro scollegato dall'account Microsoft, dovete per forza fare l'installazione con il cavo di rete scollegato, quindi non avendo accesso ad internet. Ora che la nostra chiavetta è pronta, possiamo procedere all'aggiornamento a Windows 11. Prima di tutto vi ricordo ancora una volta di scollegare il cavo di rete dal computer in modo che non acceda ad internet. Apriamo Esplora risorse, sfogliamo la nostra chiavetta, apriamo la cartella Sources, facciamo clic qui sulla barra degli indirizzi, scriviamo cmd e invio. Si aprirà il prompt dei comandi e andremo a scrivere il seguente comando: setup prep, tutto attaccato, spazio / product, spazio server. Diamo invio, confermiamo che vogliamo eseguire questo comando. In questo modo noi stiamo lanciando l'aggiornamento di Windows 11 senza però il controllo dei requisiti hardware. Andiamo quindi avanti. Sta verificando la disponibilità di aggiornamenti, ma essendo scollegato da internet non farà aggiornamenti, potremo farlo successivamente all'installazione. Quindi procediamo. Ok, accettiamo i termini di licenza. A questo punto potremo scegliere se conservare i file, le impostazioni e i programmi, ed è questo il caso che ci servirà come primo metodo, oppure potremo anche dire niente nel caso in cui vorremmo fare un'installazione pulita. Installazione pulita che comunque potete fare con il secondo metodo. In questo caso lasciamo così, conserva file, impostazione app, clicchiamo su avanti. Ok, finalmente siamo pronti per l'installazione. Clicchiamo su installa e finalmente l'installazione di Windows 11 è partita. Ok, il computer si riavvierà. Parte l'installazione di Windows 11 dalla chiavetta e procediamo. Installazione terminata. Notiamo che abbiamo ancora il nostro utente. Facciamo il login. Ecco qui il nostro Windows 10. Notiamo che abbiamo sul desktop ancora il file leggimi. Andiamo a vedere se abbiamo ancora le immagini che avevamo messo. Eccole qui. Abbiamo il nostro programma Notepad. Lo vediamo qui. Ok, perfetto. Quindi l'installazione è terminata. Quello che dovremo fare adesso sarà collegare il cavo di rete e fare gli aggiornamenti. Abbiamo collegato il cavo di rete, andiamo su Start, Impostazioni, Windows Update, Verifica disponibilità aggiornamenti e andiamo a scaricare tutti gli aggiornamenti per riportarci all'ultima versione. Abbiamo terminato. Vediamo ora il secondo metodo, ovvero quello che vi permette di fare un'installazione pulita andando a cancellare qualsiasi cosa ci sia sul vostro hard disk. Come prima apriamo Google, cerchiamo Windows 11 Media Creation Tool, apriamo il link di prima, ma questa volta anziché scaricare il supporto di installazione per Windows 11, andiamo a scaricare l'immagine ISO del disco Windows 11. Quindi andiamo qui, selezioniamo il download Windows 11 ISO, scarica ora, scegliamo la lingua che ci interessa, italiano, conferma
e 64 bit scarica ora. Verrà scaricata la ISO del disco che ci servirà per l'installazione. Nel frattempo che la ISO viene scaricata, andiamo ancora su Google e andiamo a cercare il tool che ci servirà per masterizzare questa ISO all'interno di una chiavetta. Andiamo a cercare Rufus. Questo è il link corretto, ve lo metto poi in descrizione. Andiamo a scaricare quindi il programma, download Rufus 4.7. Questo è un eseguibile che quindi non richiede l'installazione. Attendiamo comunque che la nostra ISO venga scaricata e poi lanceremo Rufus. La nostra ISO si è scaricata, andiamo ad aprire Rufus, che è un programma che ci permette di creare quindi una chiavetta USB avviabile per l'installazione di Windows 11. Lo eseguiamo. La prima cosa da fare è selezionare il nostro dispositivo, ovvero la lettera corrispondente alla nostra chiavetta che abbiamo già inserito nella nostra porta USB. Andiamo a selezionare la ISO, cliccando su seleziona, download, e andiamo a selezionare la ISO che abbiamo appena appunto scaricato. A questo punto Rufus analizza l'immagine, quindi attendiamo qualche secondo. Al termine dell'analisi, Rufus è pronto per la masterizzazione. In questo caso dovremo andare a selezionare il tipo di partizione che vorremmo fare, GPT oppure MBR. Questo dipende dal tipo di BIOS che avete. Per questo computer va benissimo GPT, altrimenti se avete un computer un po' più vecchiotto, con un BIOS di quelli un po' più datati, dovrete andare a selezionare MBR. A questo punto, e quindi chiaramente cambiando MBR, cambierà anche questa voce qui. Io lascio GPT, a questo punto facciamo clic su avvia, comparirà un pop-up, dobbiamo verificare che siano flaggate queste due voci. La prima appunto è quella che dice rimuovi i requisiti per 4 GB di RAM più Secure Boot più TPM 2.0, che sono proprio i requisiti hardware che questa macchina non supera. E poi abbiamo anche rimuovi i requisiti per Microsoft Account Online. Questa cosa qui vi permette di fare il login nel vostro sistema operativo Windows 11 senza un account Microsoft, ovvero vi permette di creare degli utenti locali. Però per fare questa cosa qui, prima di fare la vera e propria installazione, dovrete ricordarvi comunque di scollegare il computer da internet, quindi banalmente prendete il cavo di rete e lo scollegate. Diamo OK, mi avverte che tutti i dati sulla chiavetta verranno cancellati, confermiamo e attendiamo che la chiavetta venga creata. Quando Rufus ha terminato la creazione della chiavetta, non fate altro che riavviare il computer con la chiavetta inserita, con il cavo di rete scollegato e vediamo passo passo l'installazione del sistema operativo Windows 11. Ok, installazione partita. Allora, spostiamo un attimo la faccia. Andiamo a selezionare la lingua e il formato vorrei valuta. Lasciamo italiano, clicchiamo su avanti, tastiera italiana, avanti. Qui lasciamo installa Windows 11 e spuntiamo, sono d'accordo che tutto verrà cancellato, compresi file, applicazioni e impostazioni. Avanti. Ci chiede il codice product key, noi non l'abbiamo, andiamo a cliccare la voce qui in basso a sinistra, non ho un codice product key. Selezioniamo la versione di Windows 11 che ci interessa, in questo caso io selezionerò Windows 11 Professional e facciamo clic su avanti. Accettiamo la licenza. A questo punto verranno ricercati i dischi fissi presenti nel computer. Quindi abbiamo due, abbiamo disco 0 che rappresenta il mio hard disk su cui voglio fare l'installazione e disco 1 che è la chiavetta che invece non devo toccare. Quindi vedo che ho delle partizioni, ho 4 partizioni più dello spazio non allocato, vado a cancellarle tutte selezionando partizione per partizione e poi facendo clic su Delete Partition. Uno ad uno andrò a cancellarle, ovviamente solo quelle sul disco 0, che è il mio disco di destinazione del sistema operativo. Quindi abbiamo cancellato la 4, adesso cancelliamo la 3, adesso la partizione 2,
e infine la partizione 1. Alla fine devo rimanere con disco 0, spazio non allocato. Selezionerò quindi questa voce per andare a far capire che Windows 11 lo voglio andare a installare su questo disco. Verifico effettivamente anche le dimensioni del disco, sono 500 giga, corrisponde al mio hard disk. Faccio clic su avanti. Ok, pronto per l'installazione. Confermiamo installa e come prima l'installazione procede, quindi tra qualche minuto completerà il processo. Ok, l'installazione è quasi terminata, scegliamo le preferenze dell'area geografica, Italia, layout della tastiera in italiano, confermiamo, non vogliamo un altro layout. Ecco qui si rende conto Windows che non abbiamo accesso alla rete perché abbiamo scollegato il cavo appositamente, quindi andiamo a confermare non ho internet, cliccando qui. A questo punto ci chiede il nome utente locale che accederà al computer. Io scrivo admin, scegliamo una password e riconfermiamo la password. Dobbiamo come al solito rispondere alle 3 domande di sicurezza di Windows. Io metto 3 cose a caso, giusto per andare avanti. Non è fondamentale questa fase. Scegliamo le varie preferenze di Windows. E accettiamo. Ok ragazzi, abbiamo completato la nostra installazione pulita di Windows 11. Non dimentichiamoci di collegare il cavo di rete adesso e fare la ricerca degli aggiornamenti. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!